Sempre più piccole e medie imprese mi chiedono di seguirle in una transizione verso l'applicazione di criteri ESG. Si comprende come questa transizione rappresenti un valore aggiunto per le imprese in grado di aprire le porte a nuovi investimenti, migliorare l'affidabilità e il rating finanziario delle aziende, ampliare le opportunità di accesso al credito e così via. E tu, come imprenditore, come libero professionista, sei pronto a un vero percorso di sostenibilità? Hai capito cosa richiede attivare un processo di transizione ecologica in un'impresa nel tuo modello di business? Bene, oggi partiamo per un viaggio alla scoperta della sostenibilità come elemento di successo anche economico nelle imprese italiane, soprattutto le piccole e le medie, e perché no, anche per un libero professionista. Ne parliamo come al solito dopo la sigla, intanto approfittane per iscriverti al canale. Ciao naviganti, bentornati. Oggi parliamo di rispetto di criteri ESG come elemento distintivo per il successo delle piccole e medie imprese. Le grandi imprese l'hanno già capito, lo applicano come metodo e prassi operativa nei loro modelli di business ormai da anni. In Italia, nelle piccole imprese e nelle medie imprese si fatica a far passare questo messaggio, anche se ultimamente vedo nella mia nicchia, nella mia bolla per così dire, una crescita notevole di richieste. E quindi siccome purtroppo ultimamente mi tocca anche dire di no a qualcuno, ho deciso di fare questo video anche sulla scorta di uno degli ultimi appuntamenti che ho avuto, dove il processo di comprensione di cosa vuol dire sostenibilità era ben consolidato nel management, ma la prassi operativa da mettere in piedi per attuare un sistema di transizione verso un'impresa sostenibile era un elemento abbastanza oscuro, anche a causa di noi consulenti che tendiamo a proporre sempre la soluzione più profittevole per noi e raramente proponiamo all'azienda un percorso verso soluzioni utili realmente qui ed ora a casa del nostro cliente. Molto più facile proporre il nostro schema trito e ritrito, quello che siamo abituati ad attuare, perché abbiamo modelli costituiti, facciamo bella figura, abbiamo tanto margine e insomma non è proprio quello che dovremmo fare. Quindi fatta questa doverosa autocritica per la mia categoria, proviamo a capire cosa vuol dire essere sostenibili qui oggi e cosa sia la sostenibilità come elemento strutturale per distinguersi come impresa innovativa che guarda al futuro con una visione strategica e non con tatticismi legati meramente all'emergenza. Innanzitutto cerchiamo di capire cosa sono questi criteri ESG e ESG, che non è altro poi che un acronimo di Environmental, Social and Governance. Si tratta di tre dimensioni, forse per essere più precisi, fondamentali da verificare, da misurare, da controllare e anche da sostenere, quindi anche con l'acquisto di prodotti, scelte di investimento e così via, quando si vuole attuare un impegno in termini di sostenibilità in una qualunque organizzazione, che sia un'impresa, una pubblica amministrazione, come dicevo anche liberi professionisti, no? Cosa significano questi tre criteri? Allora, l'impatto ambientale è forse il più semplice, il più immediato da comprendere. È necessario un impegno dell'organizzazione verso la riduzione delle conseguenze sui cambiamenti climatici attraverso il perseguimento di un obiettivo emissioni zero, dove per emissioni zero non ci sta solo ed esclusivamente il pannellino fotovoltaico sul tetto, quindi l'uso delle energie rinnovabili è un elemento, ma la salvaguardia della biodiversità, ad esempio, l'adozione di principi di economia circolare, sono tutti elementi che molte aziende trascurano e che invece vanno presi in considerazione. E poi anche riuscire a guardare in maniera un po' più ampia
tutto ciò che è elemento di impatto ambientale diretto e indiretto. Il secondo aspetto, quello del social, ricade essenzialmente in un concetto abbastanza vecchio in realtà, che è il tema della responsabilità sociale d'impresa, dove però, attenzione, la responsabilità sociale d'impresa deve essere una lotta dell'azienda alle disuguaglianze, una attività proattiva per promuovere ad esempio l'inclusione sociale, rispettare i diritti umani, prestare attenzione alle condizioni dei lavoratori, investire in formazione, occuparsi del benessere della collettività. Non è solo, come si faceva qualche anno fa, una dichiarazione in cui l'azienda si impegna genericamente a non usare il lavoro minorile. In Italia è vietato il lavoro minorile, quindi non abbiamo bisogno di questi criteri. La responsabilità sociale d'impresa non è più un prendere atto che rispettiamo la legge, che attuiamo politiche generiche no, è direttamente un impegno pratico, fattivo, misurabile, prima partendo dai propri dipendenti, no? E poi al proprio territorio. Quindi è qualcosa di più complesso e spesso anche difficile da individuare nelle aziende o da far capire soprattutto. E infine la G di governance, cioè adottare modelli di amministrazione trasparente, etica, basati sulla diversificazione di genere, sui background e le competenze del proprio personale, sulla necessità di garantire una supervisione obiettiva o comunque una capacità di leggere le scelte dell'azienda e le motivazioni delle scelte da parte di tutti gli stakeholder. E quindi di nuovo trasparenza. Le aziende devono essere sempre più trasparenti se vogliono essere credibili, e qui potremo parlare per degli anni in realtà. Spesso questi criteri però vengono visti più come un costo per l'azienda che come un'opportunità, quindi è molto importante che non vengano relegati alla marketing. Per quanto il marketing è importante, qui siamo in processi produttivi, qui siamo in decisioni finanziarie, non solo comunicazione, branding, immagine. Ci vuole della concretezza, ci vuole della solidità. Le imprese devono capire che qui stiamo parlando di soldi, di risparmi, di facilità di accesso al credito, di maggiore appetibilità sul mercato e, insomma, soldi sono tutte voci che ci danno soldi. Anche consolidamento dell'immagine, per carità, si passa anche dal consolidamento del mercato, da un'immagine più appetibile per il cliente finale. Questo è importante e necessario, ma non è sufficiente, o meglio, non è più sufficiente. E quindi molto importante invece comprendere che moltissime azioni in termini di consolidamento delle proprie performance ESG portano a risparmi economici importanti. Quando io vado in azienda, la prima cosa che cerco di fare è trovare nicchie di inefficienza ecologica che però mi diano ritorni economici per l'azienda. È molto semplice citare le più famose: l'autoproduzione di energia rinnovabile che ci abbatte i costi energetici, l'uso delle auto elettriche in azienda che ci abbatte i costi dei mezzi, implementazione di processi di economia circolare che riducono sprechi, che riducono produzione di rifiuti, che sono costi, ma si può andare molto oltre. Si può andare anche su ottimizzazione di processo, ottimizzazione di funzioni, e c'è tanto da lavorare spesso in queste aziende, e sguardi esterni aiutano molto anche a dare metodo. Quindi molto spesso in realtà quello che faccio io in azienda è dare un metodo e cercare di adattare i metodi, i modelli aziendali a dei modelli più di capacità di autoanalisi. Ieri in un'importante azienda del milanese mi ha fatto molto ridere l'amministratore delegato quando mi ha detto: pensavamo di aver invitato un tecnico e ci stiamo ritrovando con uno psicologo. E sì, perché molto spesso è anche questo, capire che le relazioni, l'efficientamento tra virgolette delle relazioni tra diverse funzioni, quindi relazioni interfunzionali ma anche intrafunzionali, ottimizzano i processi aziendali. E quindi abilitare anche lo scambio di opinioni e lo scambio proprio di relazioni, scusate un po' la ridondanza di questo termine, rende molto più efficiente l'azienda.
e di nuovo un'azienda più efficiente ha maggiore marginalità. È lì che si va a insediare un buon processo ESG nell'ottimizzare e nel far crescere la marginalità per un'azienda. Quindi è molto importante e spesso non è chiaro agli imprenditori o comunque al management aziendale come l'introduzione di elementi ESG possa comportare vantaggi competitivi enormi per le aziende. Possiamo fare l'esempio di un miglior accesso al credito, dicevo prima, con condizioni meno gravose, con minori oneri finanziari per le imprese, con minore necessità di esposizione per ottenere mutui e finanziamenti, ma anche la più semplice possibilità di vincere bandi, concorsi e accedere quindi al mondo del public procurement, che oggi assume un ruolo molto importante. Pensate al peso del PNRR che ha e che avrà ancora per 1 anno e mezzo sulla nostra economia. Il mercato è alla ricerca spasmodica di prodotti e servizi fatti da aziende sempre più rispettose di questi criteri e quindi aziende con le quali anche condividere una lotta per la salvaguardia del pianeta. La transizione ecologica diventa sempre più un bisogno delle aziende e quindi ho deciso di avviare questo viaggio presentandovi un percorso di possibili soluzioni sostenibili, non quelle che vi propongono tutti, quindi non vi parlerò di certificazioni ISO 14000, non vi parlerò di soluzioni verticali, di messa a punto di sistemi di economia circolare e così via, ma vi parlerò di come, quindi di strumenti, di modelli per revisionare il vostro modello di business. Per fare tutto ciò non dobbiamo partire dagli strumenti, non si parte mai dall'ISO 14000. L'ISO 14000 è uno strumento che però va attuato e utilizzato per ottenere un fine. Quindi prima dobbiamo capire qual è il fine, poi scelto l'obiettivo, scegliamo gli strumenti migliori per raggiungere quell'obiettivo. Quindi vorrei creare un percorso di accompagnamento per comprendere cosa vuol dire in un'impresa fare transizione ecologica. È rivolto a chi è dirigente d'impresa, è rivolto agli imprenditori, è rivolto ai liberi professionisti, ma è rivolto anche ai consulenti che vogliono attuare questi metodi. Il mio obiettivo è promuovere consapevolezza, quindi il percorso è gratis, continua a seguirmi che proveremo a svilupparlo insieme. Partiamo. Questo è il primo video, sarà un percorso in cui in ogni video analizzeremo uno step. Io seguo le aziende di solito in 7 step. Il primo step, quello che qui ovviamente non posso fare se non se lo vorrei fare nei commenti, è di presentazione reciproca, quindi ci si conosce. Incontro il management, incontro i dipendenti, incontro gli operai, vedo l'azienda, faccio una visita in azienda. Questo è il primo elemento chiave. Capire con chi si ha a che fare. Fatto ciò, passiamo a una vera mappatura dello stato dell'azienda. Quindi il secondo step è mappare. Cosa vuol dire mappare? Mappare vuol dire descrivere in maniera quantitativa chi si è, cosa si fa e soprattutto dove si è rispetto a degli obiettivi che ci si vuole dare il più sfidanti possibili. Non parliamo ancora di obiettivi, ma cerchiamo di capire, di fare una fotografia di quello che si è. In questo molto spesso mi appoggio ad esempio a partner della nostra rete che si occupano di certificazioni ambientali e che hanno già l'abitudine a fotografare in modalità molto veloce la compliance ambientale e sociale di un'azienda. Quindi attuiamo proprio una checklist di compliance. Cosa stai facendo? E la baseline ovviamente la normativa, rispetto alla normativa vigente ma anche quella volontaria. Quindi capire un attimo come sei posizionato, no? Disegnare un po' la nostra mappa. Il secondo punto è un lavoro di proiezione. Abbiamo capito dove siamo, abbiamo capito chi siamo, cerchiamo di lanciarci nel futuro, cerchiamo di capire chi vorremmo essere, quindi diamoci degli obiettivi sfidanti, importanti. Io qui attuo un esercizio che faccio spesso con le startup che seguo, che è l'esercizio dello scalatore. È un esercizio importante che ci permette di attuare una pianificazione strategica del processo di sviluppo di una startup, ma va bene anche per un'impresa consolidata. Perché? Perché ci dà la capacità di sognare
ma allo stesso tempo di mettere a terra questi sogni qui e oggi. Nel terzo individueremo i problemi e cercheremo di creare un elemento chiave di questo percorso, la mappa dei bisogni e delle opportunità. Cominciamo a costruire quella concretezza che è necessaria in un'azienda per attuare poi delle azioni. Una volta che abbiamo realizzato la nostra mappatura dei bisogni e delle opportunità, riprendiamo l'esercizio dello scalatore e cominciamo a rendere concreti i nostri sogni. Quindi abbiamo la nostra pianificazione strategica di grande respiro, prendiamo la mappatura dei bisogni e delle opportunità e sovrapponiamo il tutto, e quindi cominciamo a farci un lavoro di azioni da intraprendere. Sulle azioni da intraprendere cominciamo a costruirci le priorità, quindi andiamo a lavorare con strumenti tipici del mondo del growth hacking su elementi di prioritizzazione, quindi impariamo come prioritizzare le azioni che abbiamo scelto di attuare, quindi quali fare per prime, quali fare in un secondo momento, quali lasciare perché oggi non particolarmente convenienti in termini di costi-benefici. In questo modo ci costruiamo una scaletta di priorità che ci aiutano però sempre a tenere fermo l'obiettivo, scalare quella vetta, e alla fine facciamo sapere quanto siamo bravi. L'ultimo video ovviamente è un po' sul tema del marketing applicato però alla sostenibilità, e quindi come rendere visibile fuori quanto siamo bravi, quali sono gli elementi chiave che caratterizzano una strategia di marketing attenta alla sostenibilità e all'etica. Sarà un video un po' particolare perché non è marketing classico. Quando parliamo di sostenibilità ci sono delle caratteristiche importanti che in genere il marketer non prende in considerazione, e poi non si capisce il perché di certi flop anche molto molto famosi. Saranno 7 video, 7 step di miglioramento. Se tu vorrai potranno anche essere molto concreti, perché se tu commenterai, possiamo discutere del tuo caso specifico e andare a cercare delle soluzioni utili in maniera precisa, pratica e puntuale per te, o perché no, potrai venire in video con me e facciamo una puntata in cui ci confrontiamo e andiamo a fare una mini consulenza a disposizione di tutti gratis, per cui cerchiamo insieme di trovare le soluzioni ottimali ai tuoi problemi. Quindi, se siete pronti per essere sostenibili, iscrivetevi al canale, cliccate sul campanellina o comunque lo strumento di notifica, perché io torno in porto per preparare il prossimo video. Tu rimani in attesa, antenne dritte, per avviare il percorso di sostenibilità per il tuo progetto di impresa. Intanto fiondati nei commenti, raccontami chi sei, cosa fa la tua azienda e perché reputi utile un percorso di transizione ecologica. Ciao e al prossimo video!